È lunedì mattina, la sveglia suona troppo presto e spesso si esce col sapore del caffè amaro ancora in bocca, già col pensiero che corre al primo impegno della giornata. Quante volte ti vesti in fretta e ti metti in auto già accaldato, con respiro corto e la testa già al lavoro? Obiettivamente, milioni di persone vivono questo trauma tutti i giorni e sono sicuro che tutti vorrebbero uscire da questa routine malsana che ci avvelena e ci porta a vivere la vita sotto costante stress. Ma quanti invece fanno effettivamente qualcosa per cambiare questa condizione e vivere quindi meglio? In quanti realmente si adoperano per togliersi questo macigno che ci schiaccia il petto? Io di certo non voglio trovarmi più in questa condizione e sono sicuro che anche tu, che sei qui a vedere questo video, vuoi fare altrettanto. Bene, se è così, sono sicuro allora che rimarrai letteralmente incollato allo schermo perché nel video di oggi voglio parlarti di 5 tecniche pratiche che sto imparando per gestire meglio lo stress, che la vita quotidiana ci impone e voglio farlo avvalendomi del supporto della scienza e degli studi medici fatti fino ad oggi. Questo perché con la mia esperienza ho capito che lo stress è subdolo, non arriva come un fulmine, è sottile, quotidiano, è la somma di piccole frizioni, aspettative non dette, silenzi trattenuti, promesse a cui non riesci sempre a tener fede. E allora mi sono chiesto come posso rispondere a tutto questo senza farmi travolgere. Sai, la risposta non è una formula magica, è un insieme di tecniche semplici ma potenti che sto mettendo alla prova ogni giorno e voglio condividerle con te, che sei qui ad ascoltarmi. Ma prima di iniziare, come al solito, ti do il benvenuto su Metasinergie. Io sono Silvio e questo è il canale dove racconto il mio percorso di crescita, quello che ho deciso di intraprendere per superare le mie debolezze e per costruire, in qualche modo, passo dopo passo, la versione migliore di me stesso. Il video che stai vedendo oggi fa parte della playlist che ho dedicato alle tecniche per gestire lo stress e raggiungere in qualche modo il benessere sia mentale che fisico. Si tratta del percorso evolutivo che ho deciso di rendere disponibile gratuitamente a tutte le persone che vogliono seguirmi per poter sviluppare una mentalità vincente e affrontare con forza le sfide che ci impediscono di crescere ed affermarci come persone di successo. Ti lascio il link in descrizione. Non perderti nessun video se vuoi fare veramente sul serio. Bene, ma ora torniamo alle tecniche pratiche per gestire lo stress, che sono sicuro ti saranno utilissime per vivere meglio le tue giornate. La prima che ti suggerisco, che ti assicuro ha avuto un impatto enorme sulla qualità della mia vita, è svegliarsi semplicemente 10 minuti prima della mattina. Sembra banale, vero? Ma quei 10 minuti ti cambiano tutto, ti permettono di iniziare la giornata con un ritmo diverso, senza correre, senza quella sensazione costante di rincorrere il tempo. Non ti alzi più col fiatone mentale, ma ti concedi un margine, un piccolo lusso, fare le cose con più calma. Prepararti un caffè, respirare, sistemarti senza urgenza. È come se ti regalassi una microvittoria ancora prima di uscire di casa. E sai qual è la cosa interessante? Esistono studi che confermano l'impatto positivo di questo piccolo anticipo. Una ricerca pubblicata sul Journal of Psychiatric Research ha evidenziato che chi segue un ritmo mattutino regolare e meno frenetico ha livelli inferiori di cortisolo, l'ormone dello stress, durante tutto l'arco della giornata. Ma cosa significa esattamente? Significa che il tuo corpo, appena sveglio, inizia già a impostare il tono emotivo delle ore successive. Appena apri gli occhi, il cervello attiva un complesso sistema neuroendocrino che regola il livello di vigilanza e reattività dello stress. E se ti svegli di colpo, già in ritardo, già con il pensiero alle 1000 cose da fare, questo sistema si accende come un allarme antincendio. Il cortisolo schizza subito in alto, il cuore accelera e la respirazione si fa più superficiale e tu senza nemmeno accorgertene sei già in modalità di sopravvivenza. Ma se invece ti alzi con calma, se ti concedi anche solo quei 5-10 minuti in più per stare con te stesso, per respirare, bere un bicchiere d'acqua, farti un caffè senza correre, il messaggio che arriva al tuo sistema nervoso è completamente diverso. È come se la tua mente registrasse subito: oggi non sto correndo, oggi ho il controllo. E questa percezione del controllo, anche se minima, anche se solo apparente, è potentissima, perché lo stress alla radice nasce proprio da una sensazione, quella di non avere il controllo. Non dei tempi, non delle emozioni, non delle reazioni. Appena recuperi un pezzettino di quel controllo, vedrai che cambia tutto.
E te lo conferma anche la scienza. Nello studio a cui facevo riferimento prima, i ricercatori hanno monitorato per diverse settimane un gruppo di persone con abitudini mattutine caotiche, confrontandole con chi invece aveva una routine stabile e in qualche modo anticipata. E sai cosa è emerso? Non solo livelli più bassi di cortisolo nel secondo gruppo, ma anche una migliore qualità del sonno, un umore più stabile, una maggiore capacità di concentrazione durante l'intero arco della giornata. È come se partire con il piede giusto al mattino avesse un effetto a cascata su tutto il resto, meno stress, meno impulsività, più lucidità. Questa è una cosa che faccio da ormai da tempo e credimi, questa abitudine mi aiuta veramente ad iniziare la giornata nel migliore dei modi. Prova anche tu. Non costa nulla, sono sicuro che iniziare la giornata con più calma avrebbe anche per te un impatto notevole sulla qualità della tua vita. Bene, la seconda tecnica di cui voglio parlarti oggi l'ho iniziata a sperimentare da pochissimo tempo e posso dirti che ne sto già iniziando a percepire i benefici. Si chiama ritorno al corpo. Sembra una frase poetica, ma è un gesto semplice che consiste nel fermarsi e ascoltare cosa sta succedendo dentro di noi. Sai, mi capita spesso, magari al lavoro, quando ho una riunione importante o una decisione da prendere a fronte di un imprevisto, di sentire il respiro diventare irregolare ed il corpo reagire con tensione a questo stimolo. Quando questo mi capita, chiudo gli occhi per 10 secondi e mi riconnetto al respiro. È una tecnica che si basa sul principio della coerenza cardiaca, studiato dalla HeartMath Institute e adottato anche da team sportivi e manager di alto livello. Respirare con consapevolezza per un paio di minuti permette al cuore di inviare segnali positivi al cervello, riducendo lo stato di allerta e favorendo la chiarezza mentale. Funziona davvero. E sai perché? Perché il corpo è in qualche modo il primo termometro dello stress, solo che spesso lo ignoriamo. E detto questo, la terza tecnica è invece per me una delle più importanti, perché ci permette di migliorare il rapporto con noi stessi e con il nostro io interiore. Si tratta della tecnica del dialogo interiore consapevole. Ti spiego in cosa consiste. Ti è mai capitato di parlarti mentalmente in modo distruttivo, senza accorgertene, usando parole del tipo non ce la farò mai, oppure sono sempre in ritardo o non sono bravo abbastanza? Beh, se ti capita, fermati subito. Fermati perché queste frasi si insinuano nella mente come voci di fondo e diventano realtà che ci stressano ancora di più. Ho iniziato a riconoscerle e a fermarle e a sostituirle con pensieri più equilibrati, non illusori, ma realistici. Una ricerca pubblicata sul Clinical Psychology Review ha dimostrato che il reframing, se praticato con costanza, riduce significativamente i livelli di cortisolo e migliora la capacità decisionale anche in condizioni di pressione elevata. Io lo sto sperimentando ogni giorno. Quando il carico lavorativo aumenta, quando mi sento sotto pressione per una scelta importante, mi prendo quei 30 secondi. 30 secondi, bastano 30 secondi per interrogare il mio pensiero automatico e riformularlo. Ti assicuro, è un'abilità che si allena e cambia davvero il modo in cui vivi lo stress. In fondo la mente è come un narratore. Più racconti una storia che ti schiaccia o una che ti dà forza, a noi la scelta, no? Chiaramente di quale storia ascoltare. Beh, detto questo, voglio parlarti della quarta tecnica che voglio condividere con te oggi. È qualcosa che ho sempre in qualche modo sottovalutato. Il potere rigenerante del movimento. Sai, allenarmi è sempre stata una mia costante, ma per tanto tempo l'ho fatto solo per il fisico, senza rendermi conto che in realtà stavo allenando anche la mente. Quando ci muoviamo, il cervello rilascia endorfine, serotonina e dopamina, neurotrasmettitori che migliorano l'umore e abbassano i livelli di cortisolo, che sappiamo essere l'ormone dello stress. Uno studio sull'American Psychological Association dimostra che bastano semplicemente 20 minuti di camminata al giorno a un passo sostenuto per migliorare l'umore e abbassare la tensione percepita. Ecco perché ora, anche nelle giornate più dense, cerco sempre di ritagliarmi un tempo per muovermi e per fare esercizio. Bastano pochi minuti al giorno che possono fare proprio la differenza tra una persona sana e una persona con problemi fisici ed emotivi. Anche solo fare le scale invece dell'ascensore, fare una breve camminata per staccare, allenarsi un po' durante la pausa pranzo, può fare la differenza. È un modo per liberare energia stagnante e permettere alla mente di ritrovare la propria lucidità. Prova e fammi sapere. Bene, infine, la quinta tecnica. È quella che più di tutte ha cambiato il mio approccio alle mie giornate lavorative. Imparare a dare priorità vera alle cose.
Questa è una cosa fondamentale se si vuole avere successo nel lavoro e se non lo fai, inizia subito a pensarci. Sai, dopo la pandemia qualcosa negli ambienti di lavoro è cambiato. Tutto è diventato più urgente, più importante, da fare subito. Cioè, io l'ho percepito subito questa cosa e credo che anche tu lo possa pensare. Quindi se veramente è così, se veramente esiste questo senso di urgenza amplificato e reso necessario dalla frenesia delle richieste lavorative, dobbiamo correre ai ripari, subito, dicendo sia le cose importanti e che danno valore al nostro lavoro. Tutto è urgente, tutto è importante, tutto è subito. Ma è davvero così? Beh, io ho capito che lo stress spesso nasce dal dire sì a troppe cose che in realtà non contano. E allora ogni giorno, prima di uscire dal lavoro, mi scrivo già quali sono le 3 cose che, se svolte completamente durante l'arco della giornata, mi renderanno in qualche modo la giornata soddisfacente. Solo 3, non tante, 3. Il resto avviene dopo. Non perché non sia importante, ma perché non tutto può avere la priorità nello stesso momento. Sai, questa tecnica la applico per mia praticità e volontà al contesto lavorativo, ma può essere applicata in qualsiasi contesto, sia nel lavoro che nella vita. È un approccio ispirato alla tecnica dell'essenziale, di cui parlano autori come Greg McKeown nel libro Essentialism, spero di aver pronunciato bene il suo cognome. Lì c'è una frase che mi ha colpito profondamente. Se non dai tu una direzione intenzionale alla tua vita, qualcuno lo farà per te. E sai cosa succede quando lo fai? Quando lo fai tu, finisci per rispondere a tutto, alle esigenze altrui, alle notifiche, alle aspettative, ai sensi di colpa. E quando arriva la sera, magari hai lavorato senza sosta, ma la sensazione di non aver concluso nulla di davvero importante. È lì che nasce il logoramento, non solo fisico, ma emotivo, perché non c'è niente di più frustrante che spendere energia senza in qualche modo senso. Ecco perché ogni giorno provo ad allenarmi a distinguere il rumore dalla missione. Il rumore sono tutte quelle attività che ti tengono occupato ma che non ti portano valore. La missione invece è quel poco che davvero conta, che fa la differenza nel lungo periodo, che è allineato con i tuoi obiettivi veri. E la scienza questo lo conferma. Uno studio condotto dalla University of California ha dimostrato che i professionisti che si focalizzano su un numero ristretto di attività ad alto impatto, definite core priorities, riducevano i livelli di stress percepito fino al 40% in meno, rispetto a chi cercava di fare multitasking su tutto. Beh, su multitasking te ne parlerò in un prossimo video e ti svelerò il suo vero segreto. Per me questa è diventata una vera e propria disciplina. Apro l'agenda e la riordino. Non più una lista infinita di cose da fare, ma 3 punti fermi su cui concentrare le mie energie migliori. E sai una cosa, questo non solo mi rende in qualche modo più efficace, mi fa sentire più produttivo e anche più libero, perché lo stress alla fine, se ci pensi, nasce da lì, da sentirsi sempre tirati da tutte le parti, come un elastico che prima o poi si spezza. Vedi, tutte queste tecniche non sono complesse, ma richiedono in qualche modo presenza, costanza e intenzione. Lo stress d'altronde non si elimina con un colpo di spugna, ma si può governare, si può rallentare, si può scegliere di non farsi trascinare da esso. La verità è che il modo in cui affronti le tue giornate è il modo in cui costruisci la tua vita. E se ogni giorno scegli di reagire con lucidità, anziché lasciarti in qualche modo travolgere, stai già facendo il passo più importante. Beh, comunque, se questo video ti è stato utile, ti invito a lasciare un like, iscriverti al canale e attivare la campanella. Ogni settimana condivido strumenti, riflessioni e esperienze concrete per migliorare la tua vita, la nostra vita, passo dopo passo. Noi ci vediamo al prossimo video. Ricorda, non sei solo in questa battaglia silenziosa contro lo stress. Io sono con te. Insieme possiamo costruire quella versione più forte, più centrata e più serena di noi stessi.